Ciao, bentornata o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Vuoi cambiare faccia al tuo bagno rendendolo più lussuoso e raffinato senza dover ristrutturare? Questo video allora fa per te. Oggi ti darò 10 consigli per cambiare faccia al bagno in maniera rapida ed efficace. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Pronto a vedere come cambiare faccia al tuo bagno senza dover ristrutturare? Partiamo! La cosa più immediata da fare è controllare tutti i tessili presenti nel bagno, dagli asciugamani al tappeto all'eventuale tenda della vasca o doccia. Questi dettagli sono davvero molto importanti perché i tessili apportano trame, movimento e profondità. Dai un'occhiata a quelli che hai attualmente. Sono in ordine, un po' vecchi o sgualciti? Nel caso siano un po' vecchi, potrebbe valere la pena cambiarli. La scelta sia per i tappeti che per gli asciugamani è davvero infinita. Puoi scegliere i tappeti davvero semplici e minimalisti per un look contemporaneo, fresco e lineare, ma potresti optare anche per tappeti dalle trame un pochino più lavorate per dare un po' di movimento in più. Anche per gli asciugamani c'è l'imbarazzo della scelta. Opta sempre per asciugamani che facciano risaltare la tua palette colori e che leghino bene con il resto. Nel dubbio prendili bianchi, si adattano a qualunque colore e stile, sono resistenti, facili da pulire e sempre molto eleganti e senza tempo. Nel caso tu avessi la vasca o doccia con tenda anziché vetro, non accontentarti delle classiche tende in plastica. Queste non daranno nessun valore aggiunto al tuo bagno. Anche per questi elementi ora ci sono molte opzioni. Scegli qualcosa di un poco più ricercato, che si sposi bene con il tappeto e gli asciugamani. Che sia tinta unita o con qualche motivo, anche la tenda della vasca o doccia è un ottimo modo per dare quel tocco speciale al bagno. Le tende fanno parte dei tessili, ma preferisco dedicare un punto solo per loro. Anche se i vetri delle finestre del bagno non sono trasparenti, avere le tende in bagno è davvero consigliabile. Prima di tutto perché sono l'ennesimo modo di apportare trame, movimento e stile. Inoltre perché aiutano a filtrare la luce rendendola più morbida e rilassante. In questo ambiente le tende a vetro forse sono le migliori perché molto pratiche. Possono essere a rullo, a pacchetto o anche pannelli sistemati in fondo con una calamita. La scelta dipenderà ovviamente dallo stile del bagno. Se il bagno è grande e di stile classico, potresti pensare anche a mettere delle tende a drappeggio se ti piace. Renderebbero l'ambiente ancora più sofisticato. Sarà importante qui la scelta del materiale che sia resistente all'umidità e che sia facile da lavare. Inoltre opta per tende chiare per massimizzare, anche se filtrata, l'entrata della luce naturale. Lo abbiamo visto anche nei 7 trucchi per decorare la casa come un professionista. Lo trovi qui e ti lascio il link in descrizione. Evitiamo il caos visivo delle 1000 bottigliette dei vari prodotti. Shampoo, balsamo, doccia o bagno schiuma, sapone liquida, eccetera, hanno tutte bottigliette di forme e soprattutto colori diversi.
I colori poi spesso sono super vividi e difficilmente avranno a che fare con la tua palette colori. Scegli dei dispenser uguali mettendo l'apposita etichetta per sapere di cosa si tratta e travasa i vari prodotti dentro. È molto probabile che tu abbia già un bel dispenser sul lavabo per il sapone liquido, quindi perché non farlo anche per la doccia? Alcuni hanno anche dei supporti che si possono incollare a parete e risulta molto comodo servirsi. Questo è un trucco decisamente poco costoso che però farà subito un'enorme differenza, elevando immediatamente il tuo bagno e rendendolo più raffinato. Elementi in legno e ceste di vimini sono elementi davvero strepitosi per dare quel tocco di calore ed eleganza al bagno. Pensa per esempio ad uno sgabello vicino alla vasca o alla doccia per appoggiare il necessario. Potrebbe anche esserti utile per sederti mentre ti prendi cura di te. È un piccolo elemento che però apporterà davvero tanto al bagno. Potresti anche pensare di mettere una scaletta in legno come portasciugamani oppure usare accessori come portaspazzolino e dispenser. Il legno è un elemento naturale che eleva ogni ambiente. Le ceste in vimini, oltre ad apportare trame e calore, saranno molto utili per avere tutto sempre ben ordinato. L'ordine è molto importante per un bagno lussuoso e raffinato. Puoi trovare ceste di ogni forma e dimensione, puoi usarle per mettere degli asciugamani in più in caso di ospiti, oppure i rotoli di carta igienica. Così facendo, anche se restano alla vista, tutto sarà più studiato e ricercato. Possono anche essere dei fantastici coprivasi per eventuali piante. Non ti stupisce, vero, questo punto? Non c'è posto della casa, a meno che non sia una stanza cieca, in cui non si dovrebbe avere delle piante e dei fiori. Possono anche essere piccole composizioni sul mobile lavandino, giusto per dare quel tocco in più, soprattutto se il bagno è piccolo. Possono anche essere dei vasi di pothos appesi o appoggiati su una mensola o un mobile, ma se lo spazio lo consente possono essere anche grandi piante in vaso a terra. Devono essere piante che amano l'umidità, come il pothos appunto, oppure l'orchidea. Ce ne sono altre, basterà chiedere al fioraio. Piante e fiori, come ormai abbiamo ripetuto più volte, ci fanno sentire vicino alla natura, cosa che aiuta a rilassarsi. Inoltre apportano vita ed eleganza al bagno. Candele e profumatori aiutano a rendere l'ambiente più gradevole e accogliente. Le candele hanno anche un tocco un poco romantico e quando accese aiutano anche a rilassarsi. Profumi come la lavanda e l'eucalipto aiuteranno ancora di più la sensazione di relax. Puoi aggiungere i profumi, oltre che con le candele, anche con potpourri o diffusori per avere un bagno sempre gradevolmente profumato. I trucchi mostrati finora per rendere il bagno lussuoso e raffinato sono davvero semplici, immediati e non richiedono nessun tipo di manodopera. Ora ne vediamo altri che possono essere un pochino più impegnativi, ma che per la maggior parte puoi comunque fare da solo. 90 su 100 la zona lavabo è il punto focale del bagno. Rendilo unico con uno specchio speciale. Lo specchio è un elemento che non può mancare nel bagno. Prendilo grande, magari con una cornice o una forma particolare. Non deve essere per forza quadrato o rettangolare. Potresti prenderlo retroilluminato per dare anche un po' di profondità a quella zona. Non accontentarti del classico specchio, ovviamente deve essere funzionale, ma anche interessante. Oltre ad illuminare
correttamente con una luce generale e la luce puntuale allo specchio, pensa ad usare la luce e le lampade per decorare ed elevare il tuo bagno. Se hai mobili sospesi, puoi pensare a mettere sotto di essi delle strisce LED per dare profondità al mobile. Queste luci poi potrebbero essere utili se ti alzi di notte, ti permetteranno di vedere senza doverti svegliare. Lo abbiamo visto prima, puoi usare specchi retroilluminati, sempre per creare profondità e un certo interesse visivo. Ma soprattutto usa lampade decorative sia a soffitto che soprattutto nella zona specchio. Se hai uno specchio relativamente semplice, puoi prendere una lampada più scenografica. Viceversa, se lo specchio è molto lavorato, scegli delle luci più semplici e lineari. Puoi anche usare dei pendenti anche per lo specchio, magari solo da un lato, per creare una giocosa asimmetria. Magari mettendone anche più di una ad altezze diverse, sempre per creare un po' di gioco e interesse visivo. L'unica accortezza sarà quella di fare attenzione alle altezze per non rischiare di sbatterci la testa contro. Un metodo efficace per cambiare faccia al bagno è ridipingerlo. Il colore, lo sai, ha un forte impatto visivo e lo stesso ambiente con colori diversi può decisamente dare sensazioni diverse. Esistono colori adatti anche alle piastrelle, forse per quello sarebbe il caso di chiamare uno specialista se non hai la manualità, scusami, però si può fare. Il cambio di colori si può fare anche per i mobili. Magari il mobile lavabo è un po' vecchio ed è anche un poco rovinato. Colorandolo gli darai una nuova vita ed eleverai sicuramente la percezione del tuo bagno. Potresti anche pensare di utilizzare la carta da parati, magari nella zona lavabo, sempre per creare un punto focale impattante. Oppure, se hai dei soffitti alti, potresti usare la carta da parati a soffitto per qualcosa di assolutamente inusuale. Di nuovo, per la posa della carta da parati è consigliabile chiamare un professionista per essere sicuri del risultato. Rubinetti e maniglie sono dettagli che possono avere un grande impatto sulla percezione dell'ambiente. Cambiare le maniglie ai mobiletti cambierà loro la faccia elevandone l'aspetto. Se poi il mobiletto lo hai colorato, sicuramente il cambio di maniglia si rende quasi indispensabile. Trovi davvero ogni tipo di maniglia, sia per forma che colore che materiale. Scegli quella più adatta al nuovo stile e alla nuova palette. Stesso discorso vale per la rubinetteria. Abbiamo quasi tutti i rubinetti standard, ma sul mercato c'è veramente di tutto. Cerca quindi qualcosa di un poco più particolare che possa aiutare, insieme al resto, a rendere il bagno più lussuoso e raffinato. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso, fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me. A presto, ciao!